questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa sfiziosissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia roller e che ho realizzato con il filato che si chiama appunto roller ed è della lana Mondial. È uno dei nuovi filati che sono arrivati e l'ho adorato proprio per via di queste sfumature che ha molto nitide, molto nette, e mi piaceva proprio per dar vita a queste creazioni con i vari colori che si vedono proprio il distacco. Mi piace davvero tanto. Lavorarlo è semplicissimo, voi lo vedete così che sembra una ruota, si stacca da sotto e diventa diritto, e quindi è facilissimo poi poter andare a lavorare il filo senza che questo si ingarbugli, se mi lasciate passare il termine. Il colore che ho usato io è il 389, vi ricordo, vado a leggere per non sbagliare, che è formato dal 25% lana vergine merino superwash, 75% microfibra. Ogni ruota è da 200 grammi, misura 480 metri. Voglio farvi vedere altri colori disponibili tutti sul mio sito, eccoli. Questi vi faccio vedere, ne ho anche altri, li vedete là in fondo, però ce ne sono veramente tanti. Questo è veramente molto signorile, mi piace appunto perché ha questo fucsia, questo rosa, il verde, mentre questo è un po' più maschile. Abbiamo le varie tonalità di blu al beige, il grigio scuro, però come vi ho detto ce ne sono anche molti altri, sebbene uno mi sembra proprio questo qui che si chiama Blue Tau, mi è rimasto un solo roller. Per quanto riguarda il quantitativo per realizzare questa maglia, io sono una taglia S, mi va un po' abbondante, ho utilizzato un roller solo. Per una taglia M ne occorrono 2, per una taglia L anche 2, perché del secondo roller la taglia M ne utilizzerà diciamo poco meno della metà, ma con quello che vi avanza tranquillo, o potete fare le maniche più lunghe oppure potete andare a fare una bella pashmina da poter abbinare alla maglia. Io vi consiglio di fare la pashmina e di non fare le maniche lunghe a questa maglia, per il semplice motivo perché così come con la composizione con cui è formato questo filato è perfetta per essere usata sia in autunno che in inverno, perché in autunno la potete indossare così con sopra una giacchettina e vi posso assicurare che tiene molto caldo. Se invece la volete indossare in autunno basta mettere sotto un lupetto e potete sfruttarla tantissimo anche in inverno, perché comunque ricordiamo che ha una buona percentuale di microfibra e la microfibra ha la particolarità di quello di mantenere la temperatura corporea. Ora passiamo però alla lavorazione. Ho lavorato col numero 5, ho lavorato top down partendo da sotto, e la caratteristica di questa maglia è che ha solo 2 angoli che io poi sono andata a mettere qui sulle spalle, vedete. Questo mi ha permesso di avere questa lavorazione a punta un po' particolare per rendere la maglia ancora più sfiziosa. Quindi si va a lavorare normalmente top down con un motivo che è composto da 5 giri, scusate, da 8 giri, 5 dove vedete ci sono queste 2 maglie alternate separate, mentre qui ci sono 3 giri di maglie unite, e si va a lavorare sempre così per tutta la lunghezza della maglia. Potete farla anche più lunga se avete quindi una taglia più grande, quindi avete preso 2 roll, potete farla anche più lunga ma anche più larga. Io ho voluto farla larga sì, ma non troppo, perché comunque vorrei provare a metterci sotto non un lupetto ma una camicetta, qualcosa di sfiziosa, quindi è per questo che ho preferito non fare troppo stretta la maglia ma neanche larghissima. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettandocon Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la maglia io ho utilizzato il filato roller, che è questo filato della lana Mondial. Vi dico già che è semplicissimo lavorarlo, va sfilato da sotto, si spezza il filo che lo tiene unito e si lavora normalmente dal colore. La ruota mia iniziava dall'arancione e quindi sono andata ad iniziare dall'arancione. Ora io la lavorazione ve lo farò vedere su un altro tipo di filato, questo perché quando ho iniziato a fare la maglia avevo in mente un progetto, poi sono andata a sfilare perché non mi piaceva, e quando ho ricominciato non ero a casa, quindi non potevo rimettermi a registrare, quindi vi farò vedere come fare il motivo su un altro filato. Vi ricordo che comunque il filato che andrò a utilizzare adesso si lavora con lo stesso uncinetto, quindi stiamo lavorando nel numero 5. La lavorazione che andremo a fare, io ho montato 88 catenelle e per chi è una taglia più grande secondo me non va fatto troppi aumenti, perché comunque stiamo parlando di una maglia top down che parte dall'alto, quindi io vi consiglio di poter andare a fare degli aumenti in questa maniera.
prendete di base i miei 88 catenelle, e se siete una taglia M andate ad aumentare soltanto di 6 catenelle, in modo tale poi da avere 8 catenelle, in modo tale da poi da avere 2 motivi in più da un lato, 2 motivi in più dall'altro lato. Quindi questo, vedete, la lavorazione top down, ma sono 2 lati. Se invece siete una taglia L, allora in questo caso vi consiglio di fare 16 catenelle in più, in modo tale poi da avere 4 motivi avanti in più, 4 motivi avanti in più. Tenete presente, da quello che avete capito, che il motivo sono 2 catenelle, quindi non andrete ad allargare troppo. Se invece volete fare come me, perché non volete uno scollo largo ma lo volete stretto, allora io consiglio a tutti di mettere 88 catenelle. Se invece siete andrete a lavorare con un uncinetto, con un filato più piccolo, quindi con un uncinetto più piccolo, in questo caso tenete sempre presente le mie 88 catenelle, però li andate a togliere. Quindi magari se lo scolo viene troppo largo, andate a togliere sempre un numero pari che sia un multiplo di 4, quindi 4 catenelle, quindi o 4 catenelle per avere poi un motivo in meno per lato, o 8 catenelle per avere 2 motivi in meno per lato. Quindi tenete presente però di partire sempre dalle 88 catenelle e poi andare, come vi ho detto, a diminuire, in modo tale di capire bene come mettere la lavorazione, andare a diminuire o aumentare, comunque tenendo presente un multiplo di 4, in modo tale da poter mettere sempre un motivo in più sul davanti, un motivo in più dietro. Se mettete 4 catenelle, 8 catenelle, 2 motivi in più, 2 motivi sia davanti che dietro in più, quindi un multiplo di 4. Detto ciò, quindi possiamo andare con la nostra lavorazione vera e propria. Io nel mio altro filato monterò sempre 88 catenelle, perché ho intenzione di fare una cosa simile sempre con questo tipo di lavorazione, però poi andrò a sostituire alcune cose, e nel video poi in cui farò proprio vera e propria l'altra creazione vi farò vedere cosa ci sarà di diverso. Quindi togliamo tutto e possiamo iniziare, e andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, quindi una, e rientro, vado a fare una seconda maglia alta. Questo equivale al mio primo angolino. Salto 2 catenelle, entro nella terza, e quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. Entro dentro e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, salto una catenella e ricomincio da capo, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Io devo fare questo per 20 volte, già ne ho fatte 3, devo andare a fare per 17. Mi raccomando, se avete montato i motivi in più, andate a fare i motivi in più che vi servono, quindi invece di 20 ne dovreste fare o 22 o 24, fino ad arrivare, quindi adesso ne faccio 20 e poi vi faccio rivedere come fare l'altro angolo. Ho realizzato 20 gruppi di 2 maglie alte, quindi vado a fare il mio angolino, salto 2 maglie alte, scusate, 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, salto 2 catenelle, ricomincio da capo e vado a fare di nuovo i miei 20 gruppi di 2 maglie alte. Quindi salto 2 catenelle, vado a fare le mie prime 2 maglie alte e poi salterò sempre una sola catenella e andrò a fare di nuovo il mio gruppo di 2 maglie alte. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Nel mio caso devo fare 20 gruppi, nel vostro caso, se avete fatto degli aumenti, vi troverete con i gruppi in più. L'unica cosa che dovete essere sicuri è di avere lo stesso numero di gruppo sia avanti che dietro.
Sto terminando il giro, ho fatto le mie 20 maglie e i miei 20 gruppi di maglie alte. Vado a fare una maglia bassissima per chiudere il giro. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2. E adesso vado tra ogni gruppo di 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Inizio qui dal ventaglio e il primo gruppo di 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Prendo il filo, vado tra i due gruppi successivi, di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Gruppo successivo, di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Quindi continuo così fino ad arrivare di nuovo al prossimo angolo. Vi faccio vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sto per arrivare al mio secondo angolo, vado a fare l'ultimo gruppo tra la maglia, le 2 maglie alte e il ventaglio, quindi vado a fare le mie 2 maglie alte e poi vado nel ventaglio e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte e di nuovo ricomincio. Vado di nuovo a fare 2 maglie alte tra il ventaglio e il primo gruppo di 2 maglie alte, 2 maglie alte tra il primo gruppo e il secondo gruppo. Quindi continuo così fino a terminare il giro. Vi farò vedere come terminare e poi vi dirò come continuare la lavorazione. Sto per terminare il giro, come vedete vado a fare l'ultimo gruppo di 2 maglie alte, una, 2, e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. Adesso dobbiamo ripetere di nuovo il secondo giro, quindi andiamo di nuovo a fare delle maglie bassissime per trovarci all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, si rientra e andiamo a fare altre 2 maglie alte e poi di nuovo andiamo a fare i gruppi di 2 maglie alte entrando tra il ventaglio precedente e il primo gruppo. Bene, ora dobbiamo ripetere questo giro per un totale da avere 5 giri, nel senso il secondo giro lo dobbiamo ripetere per altre 3 volte in modo tale da avere 5 giri totali. Quindi da qui 1, 2, 3, 4 e 5 andremo a fare sempre la stessa cosa. Dopo il quinto giro vi faccio vedere come andare come continuare. Allora, ho terminato di fare i miei 5 giri e adesso passiamo a fare il secondo motivo, perché questa nostra lavorazione avrà 2 motivi. Quindi ho sempre chiuso il giro con una maglia bassissima e con delle maglie bassissime mi porto sempre all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare sempre 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, e adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta iniziando dalle 2 maglie alte del ventaglio, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così fino ad arrivare al secondo angolo e vi farò poi vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sto per arrivare al secondo angolo, come potete vedere ho il mio angolino qui e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta anche del mio ventaglio, una e 2, e poi di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, scusate mi devo tirare un po' di filo, e 2, e ricomincio andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta entrando anche nelle maglie alte del ventaglio del giro precedente. Devo continuare così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare e poi come procedere. Sto per terminare il giro, vado a fare le ultime 2 maglie alte dove all'inizio avevo fatto le maglie bassissime, quindi sulle maglie alte del ventaglio del giro precedente.
vado a fare una maglia bassissima e adesso ripeto questo giro per altre 2 volte, quindi vado a fare delle maglie bassissime, vado nell'archetto di una catenella. Il motivo per cui non lo faccio qui, non inizio già a fare le maglie alte, è perché altrimenti poi ci verrebbe quella linea brutta di quando si inizia e chiude il giro, quindi preferisco non andare a fare così, ma fare le 2 maglie bassissime e poi rifare dopo le 2 maglie alte sopra, come ho fatto in questo giro. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, rientriamo una maglia alta, catenella di separazione e rientriamo altre 2 maglie alte e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi dobbiamo fare questo per altri 2 giri, per un totale quindi di 3, 1 2 e quello successivo. Poi si ricomincerà a fare i 5 giri dei gruppi di 2 maglie alte. Vi farò vedere come andare a lavorare per rifare di nuovo il primo giro. Per adesso andiamo a procedere in questa maniera facendo 3 giri di maglie alte. Ho lavorato anche i 3 giri di maglie alte e adesso torno a lavorare i giri di gruppi di 2 maglie alte e vi faccio vedere come andare a fare, giusto un attimo, in modo tale da non sbagliare. Andiamo a fare in questa maniera: con delle maglie bassissime ci portiamo sempre all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte. A questo punto saltiamo le prime 2 maglie alte, andiamo tra la seconda e la terza, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2, saltiamo 2 maglie alte, 1 e 2, andiamo tra la seconda e la terza e di nuovo 2 maglie alte, 1 2, ancora saltiamo 2 maglie alte, entriamo tra la seconda e la terza e andiamo a fare 2 maglie alte e procederemo così fino ad arrivare all'altro angolo. E qui faremo la stessa cosa, vi troverete che andrete a fare le ultime 2 maglie alte prima del ventaglio. Vedete, questo è il ventaglio, quindi faremo le ultime 2 maglie alte qui e quindi poi andrete direttamente a fare il ventaglio, salterete le 2 maglie alte e ricomincerete a fare i gruppi di 2 maglie alte. Quindi questo è per ricominciare a fare la lavorazione iniziale. Io adesso farò altri giri, vi dirò continueremo a lavorare con il colore originale, che vi ricordo io sto usando il roller, e vi farò vedere come continuare la nostra maglia. Quindi adesso procedete comunque per arrivare fino agli scalfi lavorando 5 giri di questi e poi i 3 giri di maglie alte, però dovete arrivare agli scalfi. Io vi dico già che lavorerò 4 giri di 2 gruppi di 2 maglie alte e poi andrò a mettere i marcatori. Però per una taglia M e per una taglia L sicuramente dovete fare qualche giro in più. Allora, io ho lavorato fino ad arrivare al 12° giro, quindi sono al 4° giro delle 2 maglie dei gruppi di 2 maglie alte e sono andata come per mettere i marcatori, perché come scalfo per me va bene. Per mettere i marcatori ho fatto in questa maniera: ho lasciato 8 gruppi di maglie alte, di 2 maglie alte, sia davanti che da dietro, quindi in totale ne ho 16. Stessa cosa da quest'altro lato, ho lasciato 8 da questa parte e 8 da questa parte gruppi di 2 maglie alte liberi, quindi per un totale di 16, senza naturalmente contare il mio angolino, e sono andata a mettere il marcatore. Quindi io qui ho 18 gruppi di maglie alte sia avanti che dietro. Mi raccomando, per le taglie più grandi andate a fare qualche giro in più. Io direi per una taglia M di andare a fare almeno fino al 15° giro, mentre per una taglia L andate anche fino al 18° giro e poi mettete i marcatori. Se non è importante se avete il gruppo di 2 maglie alte o state facendo le strisce di maglie alte, contate le maglie alte, tenete presente che comunque se io qui ho lasciato 16 gruppi, voi dovete lasciarne molti di più, sia che siate una taglia M o L, in modo da poter passare il braccio. Direi per una taglia M che dovreste avere almeno 4 gruppi in più, quindi 2 da una parte e 2 dalla parte, o anche 3 e 3. Per una taglia L dovete almeno avere 5 gruppi di maglie alte in più rispetto a me. Se non avete gruppi ma avete le maglie alte, stessa cosa, andate a contare le vostre maglie alte in modo tale da avere almeno, diciamo,
una 24-26 maglie alte da un lato e 26-24 maglie anche dall'altro, e mettete i marcatori. Quindi valutate un attimo come poter mettere i marcatori. L'importante è che abbiate le maniche larghe, gli scalfi larghi, per poter far passare le braccia. Io ho spezzato il filo dove mi finisce il grigio, vedete, me ne ero avanzato un po', quindi l'ho spezzato, perché adesso andrò a continuare a lavorare con il colore verde, visto che me ne era avanzato veramente poco di grigio. Quando ho spezzato il filo qui per chiudere il giro, ho preferito togliermi tutto il grigio. A questo punto possiamo andare a continuare a lavorare, e lavoreremo in giri di tutto tondo. Come vi ho detto, io sono arrivata al quarto giro dei miei gruppi di 2 maglie alte, quindi devo andare a fare il mio quinto giro. Siccome ho il filo spezzato, posso iniziare subito vicino a un marcatore per farvi vedere come passare da una parte all'altra. Io vado direttamente qui dove ho il primo gruppo prima dell'ultimo gruppo prima del marcatore, e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, quindi mi trovo direttamente dove ho il marcatore, e vado a fare in questa maniera: una maglia alta tra le 2 maglie alte del dietro, e una maglia alta tra i 2 gruppi di 2 maglie alte del davanti. Questo mi servirà per non avere troppo chiuso qui nella lavorazione. Avrei potuto fare le 2 maglie alte insieme, ma mi sarebbe venuta troppo chiusa la lavorazione e non mi piaceva. Quindi adesso io continuo a lavorare normalmente 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcatore. Vi farò vedere di nuovo come passare da una parte all'altra. Sono al secondo marcatore, quindi di nuovo prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta tra le 2 maglie alte del davanti, una maglia alta tra le 2 maglie alte del dietro. Tolgo quindi il mio marcatore e continuo a lavorare normalmente 2 maglie alte tra le 2 maglie alte. Una volta terminato il giro, io poi andrò a fare i miei 3 giri di 3 maglie scusatemi, i 3 giri di tutte maglie alte, e poi di nuovo i 5 giri di gruppi di 2 maglie alte. Quindi non cambia assolutamente nulla, andremo a fare sempre questi 2 giri fino alla lunghezza desiderata, e io naturalmente vi farò sapere quanti giri sono andata a fare per arrivare fino alla fine. Dallo scalfo fino a giù ho ripetuto i miei giri, quindi il mio motivo fatto di giri di maglie alte e giri di 2 maglie alte insieme, per 4 volte, e per lunghezza per me va benissimo. Poi sono andata a fare le maniche, riprendendo solamente la lavorazione che ho fatto fino adesso, quindi sono andata a rifare sempre 2 maglie alte in mezzo alle 2 maglie alte, perché mi mancava un giro per avere tutti e 5, e poi un semplice giro di maglie alte. Unica cosa, siccome mi ero accorta che era un po' troppo larga la lavorazione, la manica, sono andata a cucire insieme 2 gruppi di maglia alta dietro e avanti, e poi sono andata a lavorare. Quindi stessa cosa anche qui, ho lavorato normalmente in giro, ma siccome veniva poi troppo largo sono andata a cucire insieme 2 maglie alte avanti e dietro, e poi sono andata a lavorare normalmente riprendendo il giro come abbiamo fatto per il corpo della maglia, quindi un giro di 2 maglie alte e un giro di maglie alte semplice, e quindi possiamo dire che la nostra maglia è terminata.